Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo bellissimo punto molto semplice. È un punto che io trovo molto adatto anche per l'abbigliamento estivo, copricostumi, stole, maglie, gonnelline copricostume, perché no, bordi o con un filato adatto, più sottile magari, un po' più rigido, anche delle tende, perché no? Senza aggiungere altro vi lascio il video. Il punto che andremo a fare oggi si sviluppa su un multiplo di 18 più 4, quindi io andrò a montare 54 più 4, 58 catenelle. Fatte le 58 catenelle, ne faccio una aggiuntiva per girare, entro nella catenella numero 58, cioè nella penultima praticamente, con un punto basso, aggiungo 2 catenelle, saranno il nostro primo punto alto. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nella terza e faccio un punto alto. Faccio di nuovo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza e faccio un punto alto. Praticamente tutta la riga si svolge così: 2 catenelle, filo sull'uncinetto, ne salto 2 di base, entro nella terza e faccio un punto alto. Due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ne salto 2 di base, entro nella terza con un punto alto. Ancora 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, entro nella terza con un punto alto. E lavoreremo tutta la riga in questa maniera: 2 catenelle di separazione, salto 2 di base, punto alto. Sono arrivata al penultimo punto alto, mi mancano 3 catenelle, quindi faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'ultima catenella disponibile e lavoro un punto alto. E abbiamo finito la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2. Quindi giro il mio lavoro, punto basso, 2 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado direttamente nel punto alto e lavoro un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto e faccio un punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto, lavoro un punto alto. Dopodiché entro nell'archetto che ho subito sotto e lavoro 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e lavoro il punto alto per un totale di 4. Ora andrò a lavorare 5 quadretti vuoti, quindi 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto e faccio un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto con un punto alto e sono 2 quadretti, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, faccio il punto alto, i quadretti diventano 3, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto, i quadretti sono 4, aggiungo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto, faccio il punto alto e ho completato il quinto quadretto. Ora andrò a riempirlo, andrò a riempire il quadretto successivo, quindi 2 punti alti nell'archetto e un punto alto nel punto alto. Ora vado a lavorare ancora 5 quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto,
2 catenelle, punto alto, e siamo a 4, faccio le 2 catenelle, il punto alto, e adesso vado a riempire il quadretto numero 6, quindi faccio 2 punti alti nell'archetto formato dalle 2 catenelle e un punto alto nel punto alto. Aggiungo 2 catenelle di separazione e vado a concludere con i quadretti vuoti. E questa è la riga numero 2. Quindi ora partiamo con la riga numero 3, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, punto basso, 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e andrò a fare 2 quadretti vuoti, quindi sono qui, un quadretto, 2 catenelle, entro nel punto alto successivo e andrò a riempire il terzo quadretto con 2 punti alti, vado nel punto alto, il primo che trovo qua, e faccio un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ora andrò a riempire, questo resterà vuoto, andrò a riempire il quadretto successivo, quindi vado sull'ultimo punto alto e faccio un punto alto e vado a riempire con 2 punti alti e un punto alto sul punto alto. Ora andrò a fare 3 quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto con il punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Abbiamo fatto i 3 quadretti vuoti, andremo a riempire il quarto. Quindi entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle con 2 punti alti, 1 e 2. Entro nel punto alto e abbiamo finito i nostri 4 punti alti. Qui abbiamo il pieno e lasceremo il vuoto, quindi 2 catenelle di separazione, vado a fare un punto alto sull'ultimo punto alto utile e andrò a fare il quadretto pieno. Ora vado a fare altri 3 quadretti vuoti. Uno, 2 e 3. Il quarto quadretto lo farò pieno, quindi faccio 2 punti alti nell'archetto e un punto alto nel primo punto disponibile della riga sottostante. Qui andiamo a fare quadretto vuoto, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto utile nell'ultimo punto utile della riga sottostante con un punto alto, ne vado a fare altri 2 per riempire il quadretto e vado nel punto alto con un punto alto e vado a chiudere con 2 quadretti vuoti. E la riga numero 3 è finita. Ora passiamo alla riga numero 4. Essendo un motivo a zigzag faremo il primo vuoto, il secondo pieno
poi il numero 3, 4, 5 vuoto, il sesto pieno e via via. Vediamo come fare. Quindi giro il lavoro, punto basso, 2 catenelle, 2 catenelle di separazione, faccio il mio quadretto pieno. Quindi punto alto, 2 punti alti nell'archetto che ho subito dopo e un ultimo punto alto sul primo punto alto disponibile della riga sottostante. Ora vado a fare i quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto e faccio il quadretto pieno adesso, quindi entro con 2 punti alti nell'archetto che ho subito dopo e un punto alto nel punto alto. Qui avrò un solo quadretto vuoto, quindi facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e vado a riempire il quadretto che ho subito qui sotto, quindi faccio 2 punti alti nell'archetto e un punto alto nel punto alto. Ora andremo a fare i quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, quadretto vuoto, 2 catenelle, quadretto vuoto, 2 catenelle, quadretto vuoto e questo lo andiamo a riempire. 2 punti alti, un punto alto sul punto alto e abbiamo fatto il nostro quadretto pieno. Qui ne farò uno vuoto, 2 catenelle, punto alto sul punto alto, vado a riempire il quadretto che ho subito sotto, e vado a fare i miei quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, punto alto. Ora riempirò il mio quadretto, due catenelle e vado a chiudere la riga con un punto alto. E questa è la riga numero 4. Ora andiamo a fare la riga numero 5. Con la riga numero 5 partiremo subito con un quadretto pieno. Quindi giro il lavoro, punto basso, 2 catenelle e andiamo a fare subito i 2 punti alti nell'archetto e un punto alto nel primo punto alto disponibile. Abbiamo fatto il nostro primo quadretto pieno. Ora dovremo arrivare fino a qua con i quadretti vuoti, quindi 1, 2, 3, 4, 5 quadretti vuoti e il sesto sarà pieno. Quindi facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo sull'ultimo dei 4 punti alti della riga sottostante, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo nel punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto nel punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto nel primo punto alto utile del quadretto pieno, 2 catenelle, vado nell'ultimo punto alto disponibile del quadretto pieno, dopodiché andrò a riempire questo centrale, quindi 2 punti alti e un punto alto nel primo punto alto utile. Ora andrò a fare 5 quadretti vuoti, 2 catenelle, vado nell'ultimo dei 4 punti del quadretto pieno della riga sottostante,
2 catenelle, vado nel punto alto con un punto alto, sto facendo il mio quinto quadretto vuoto, ora arrivo al sesto e lo riempio. E riparto con i 5 quadretti vuoti, quindi 2 catenelle, vado nell'ultimo punto utile dei 4 del gruppetto sottostante e vado a fare quadretti vuoti fino ad arrivare all'ultimo quadretto, che sarà un quadretto pieno. Ora ripartiamo con la riga numero 6, che non sarà altro la ripetizione della riga numero 1, cioè un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle. Ripartiamo con punto basso, 2 catenelle, che saranno il nostro primo punto alto. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado nel quarto punto alto del gruppetto di punti alti della riga sottostante con un punto alto, 2 catenelle, vado nel primo punto alto utile con un punto alto, 2 catenelle, entro nel punto alto, con punto alto, 2 catenelle, punto alto nel punto alto, 2 catenelle, punto alto nel punto alto, 2 catenelle, punto alto nel primo punto alto dei 4 punti, 2 catenelle, entro nell'ultimo punto disponibile, di nuovo 2 catenelle, e sono alla fine, all'ultimo quadretto, quello pieno, entro nel primo punto alto utile con un punto alto, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto alto disponibile con un punto alto. Ora tutto si ripete dalla riga numero 2, quindi partiremo con 3 quadretti vuoti, un pieno, dopodiché faremo 5 quadretti vuoti, un pieno e via via così fino alla fine della riga, dopodiché riprenderemo con la riga successiva. Vado avanti a lavorare ancora un pochino per fare un campione un po' più grande, in modo che il punto renda meglio. Ed ecco il campione finito. Come avete visto è un punto veramente tanto semplice da lavorare e tra l'altro, essendo la maggior parte catenelle, cresce anche molto velocemente. È un punto che io trovo molto adatto per capi estivi, quali magliette, copricostumi, stole, e con il filato adatto anche delle belle tende, perché no? E con oggi il video è finito. Come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Grazie per l'attenzione e al prossimo video.